Ai cantieri specializzati nella costruzione di catamarani, società di charter e armatori richiedono alcune qualità irrinunciabili: massima customizzazione degli interni, volumi generosi, comodità sia quando si è a vela sia quando si è in rada e un beccheggio contenuto al passaggio sull'onda. Se poi il catamarano ci permette di risalire il vento con angoli apprezzabili senza dover accendere i motori, beh, allora è l'apoteosi. Per centrare soprattutto quest'ultimo obiettivo, alcuni cantieri si affidano ai daggerboard, delle derive mobili che aumentano l'immersione con prestazioni vicine a quelle dei monoscafi. Con The Boat Show siamo a Nettuno e proprio qui sulla costa laziale dove scopriremo insieme XS 11, la neonata del cantiere XS. Ma è tempo di rompere ogni indugio e passare all'azione. Issiamo le vele! La prima particolarità di questo 37 piedi è nella posizione della timoneria. Osservate dove mi trovo adesso. È molto arretrata, inusuale per un multiscafo. Questa scelta, che l'avvicina molto al mondo dei monoscafi, ci permette grande visibilità sulle vele, un controllo delle prue grazie anche alla tuga panoramica e soprattutto la reattività di questo catamarano è sorprendente. Come abbiamo issato il Code Zero, la barca ha accelerato letteralmente sotto i nostri piedi, raggiungendo una velocità importante, 7 nodi e 4 con 16 di vento reale. Dalla posizione del timoniere la visibilità sulle vele è ottimale, basta sporgersi leggermente in avanti che si ha il controllo sia delle vele di prua che della randa. E poi all'improvviso la gioia, la sorpresa di superare gli 8 nodi di velocità non all'asco, ma bollinando. Quindi tra le mani di un velista esperto il catamarano esprime tutte le sue qualità. La distanza fra la ruota del timone e il winch primario dove sono riportate le manovre è di soli 78 cm, il che permette di condurre questo 11 metri in solitario. La ruota sull'XS 11 è leggermente piccola, per chi volesse c'è la possibilità in post vendita di acquistarne una di dimensioni maggiori. Noi la consigliamo. A prua nessuna lounge area, ma la più tradizionale rete con sale importante dove scorre la catena dell'ancora. Questo per non alterare gli equilibri progettuali del catamarano. Può essere sfruttata però come generosa area prendisole, magari dotandola di cuscinerie opzionali. Per farvi rendere conto di quanto sia comodo camminare su questo catamarano, beh, il passavanti è largo 95 cm, non male. La distanza fra i due scafi è di 2,80 m, il che ci fa capire che la vicinanza fra i due pattini consente navigazioni e passaggi soprattutto sull'onda stabili. Da prua le manovre corrono tutte a vista fino a raggiungere i due winch posti ai lati delle timonerie. La scotta di randa è riportata alle spalle per un pozzetto libero da scotte e drizze e molto protetto grazie anche all'hardtop. In opzione è possibile richiedere al cantiere un hardtop con tettuccio apribile così da gestire visibilità, panorama e proteggere gli ospiti in caso di acquazzoni improvvisi, come avviene sovente ai tropici. Per quanto riguarda poi la propulsione, a bordo dell'XS 11 troviamo una coppia di Yanmar 29 cavalli Sail Drive, trasmissione particolarmente amata da noi velisti per la praticità, manovrabilità ed efficienza. Nell'alloggio del motore è possibile trovare spazio anche per un dissalatore e per un gruppo elettrogeno.
Concepito principalmente per uso armatoriale, l'XS 11 offre due possibilità di interni a 3 o 4 cabine, sempre con 2 bagni. La razionalizzazione degli spazi è evidente nella versione charter. Il bagno, dalle dimensioni più contenute, prende il posto dello studiolo posto a murata dello scafo di dritta. Dal pozzetto si accede al quadrato tramite una porta-finestra scorrevole che crea unicità negli spazi. Il tavolo della dinette, che può accogliere fino a 6 persone, ha una dimensione di 1,27 m di larghezza e una profondità di 75 cm. In opzione è possibile richiedere un tavolo abbattibile, così da ricavare altri 2 posti per dormire. Davvero particolare la disposizione del tavolo da carteggio ricavato nell'angolo a dritta del quadrato. Qui è riportata la strumentazione essenziale con la possibilità di installare un supporto meccanico per il proprio tablet dove consultare le carte nautiche, il meteo. Una soluzione presa in prestito dal mondo aeronautico dove è sempre più diffuso l'utilizzo di supporti digitali per la navigazione. Nonostante siamo a bordo di un catamarano di soli 11 metri, l'impressione è di grande vivibilità nella zona notte, quasi fossimo su una barca di dimensioni più grandi. Un risultato possibile grazie al particolare disegno degli scafi più bombati e voluminosi. Nelle cabine di poppa di entrambi gli scafi la disposizione del letto matrimoniale è trasversale. Questo porta numerosi vantaggi, fra cui la possibilità di avere un letto generoso dalle dimensioni più importanti e un calpestio guadagnato nella cabina. Inoltre, alzando, abbiamo uno spazio di stipaggio importante grazie anche alla posizione del letto rialzato rispetto alla base. Grandi 2 bagni speculari provvisti entrambi di box doccia separati. L'altezza è di 1,98 m, mentre la larghezza è di 95 cm. E come se non bastasse, altre 2 cabine gemelle. La lunghezza del letto è di 2 metri e la larghezza all'altezza delle teste è di 1,56 m. Questa è la storia di un nuovo cantiere, questa la vision di una nuova famiglia di catamarani che punta a raggiungere un compromesso fra 2 mondi, 2 filosofie e 2 stili ben distinti. Da una parte il comfort e l'abitabilità dei multiscafi, dall'altra la grande reattività e il piacere di navigare sottotela proprio dei monoscafi. Oggi abbiamo assaporato al timone grinta e sportività della piccolina in casa XS.